Benvenuti sul mio canale Biografie, Vita e Opere. Se capiti su questo canale, sicuramente ti piacerà questo argomento assieme allo storytelling. Quindi iniziamo subito col presentare l'artista di questo video, Lucio Dalla. Perché lui? Perché è un artista veramente poliedrico, eccezionale, talentuoso e decisamente innovativo. Uno dei musicisti, direi, più influenti del XX secolo. Lucio Dalla non è solo un cantautore e polistrumentista. Lui suonava il piano, il clarinetto, il sassofono e la fisarmonica, ma ha anche recitato come attore in alcuni film, ad esempio nel 74 La mazurka del barone, della Santa e del Ficofiorone di Pupi Avati, e per citarne ancora uno, Borotalco dell'82 di Verdone. Ma veniamo alla biografia di Lucio Dalla. Nasce a Bologna il 4 marzo 1943 e qui già molti avranno riconosciuto il titolo della sua celebrissima canzone, e incomincia a suonare sin da giovanissimo. Grazie a suo zio Ario Dante, che era un cantante melodico famoso negli anni 40 e 50, impara a suonare la fisarmonica. Suo padre Giuseppe era un clarinettista e insegnante di musica, mentre sua madre Giovanna Galletti lavorava come sarta. Fin da giovane, quindi, Lucio fu contornato da musicisti, ma soprattutto mostrò un talento veramente straordinario e imparò a suonare all'inizio il clarinetto e il sassofono, e poi quindi la sua passione per la musica lo portò a frequentare il conservatorio locale, dove affinò le sue abilità e coltivò il suo amore per la composizione. Dalla ha ricordato più volte come sua madre fosse convinta che proprio di avere un figlio geneticamente portato per lo spettacolo, l'ha definito letteralmente geneticamente portato per lo spettacolo, non ostacolandolo mai nei suoi progetti. Possiamo sintetizzare così a grandi linee la sua produzione musicale in una stagione, un periodo comunque jazz, le origini jazz, poi ha fatto un periodo dal 73 al 76 collaborando con il poeta Roversi, e poi c'è stato il periodo della sua maturità artistica, e poi molti chiamano la fase pop, alternata però comunque da molte incursioni nella musica classica, colta e accademica. Ha perfino fatto un disco di musica dance, quindi cominciamo proprio a inquadrare il personaggio, no? Da adolescente la sua passione cade sulla musica jazz, e pensate che a 10 anni il marito della socia nella sartoria della madre gli regalò un clarinetto. Lui ovviamente impara a suonarlo da autodidatta e diventa clarinettista, entrando in un complesso jazz bolognese, la Rino Dixieland Band, di cui faceva parte anche il regista Pupi Avati, il quale, pensate, poi abbandonò il progetto musicale per dedicarsi al cinema. E sempre in quel periodo risale l'incontro con Chet Baker, che è un trombettista statunitense, direi poco leggendario, di cui vi consiglio, ragazzi, l'ascolto, ve lo consiglio caldamente. E Lucio lì comunque era poco più che ragazzino, no? E era già virtuoso al clarinetto e venne invitato più volte da questo jazzista, da Chet Baker, non mi limito a dire jazzista, ma grande jazzista direi, che all'epoca viveva proprio a Bologna, dove ha vissuto in Italia. Il giovane Dalla in seguito duetterà non solo con lui, ma anche con altre importanti figure
del jazz come Bud Powell, Charles Mingus e Eric Dolphy. Quindi qui chiudiamo i primi anni insomma di formazione e introduciamo gli anni 60. Alla fine del 62 entra a far parte dei Flippers, a cui Dalla si aggiunge come voce solista, quindi adesso canta ed è la voce solista e suona il clarinetto e il sax. Più avanti partecipa ad alcune incisioni di Edoardo Vianello, e i Flippers accompagnavano, gli facevano proprio da gruppo di supporto, e proprio con i Flippers quindi avrà la possibilità di incidere il suo primo contratto. Lucio Dalla era un ammiratore di James Brown e del suo stile vocale e utilizza appunto questa tecnica vocale disarmonica, aspra, con questi acuti, improvvisazioni e variazioni comunque di tono che sono ai limiti, tra virgolette, delle logiche musicali, perché non c'è una logica, credo, no? C'è tanta creatività e qui di sicuro non manca. Così facendo quindi impone il proprio marchio, no? Si crea questo personaggio e viene notato da Gino Paoli, che in lui vede il primo cantante solo italiano, quindi attenzione, una grande svolta nel 62, forse ancora di più nel 63, perché Paoli si offre di fargli da produttore. Quindi Dalla prende una decisione importante e lascia i Flippers e inizia così un altro capitolo, la sua carriera solista, no? In particolare nel 64 inizia approdando la RCA, che è un'etichetta italiana, però purtroppo riscuote poco successo, incidendo brani come Lei e Ma questa sera, che quest'ultima è una cover di Hey Little Girl di Curtis Mayfield. Purtroppo il suo esordio al Cantagiro è traumatico. Pensate che gli vengono tirati perfino degli ortaggi, però lui comunque non si perde animo, aggiungo anche grazie a Dio. Arriviamo quindi al 66, fonda un proprio gruppo di accompagnamento con questi musicisti bolognesi, gli Idoli, e incide proprio il suo primo album intitolato 1999. Il disco possiamo dire che fa principalmente leva su due brani, Quando ero soldato e Puff Boom, e proprio con quest'ultimo pezzo, con Puff Boom, va al Festival di Sanremo abbinato con gli Yardbirds di Jeff Beck, quindi attenzione, non stiamo parlando del nulla. L'anno dopo, quindi il 67, suona come spalla di Hendrix al Piper di Milano. Dopo questa esibizione, direi storica e memorabile, va ancora a Sanremo presentando Bisogna saper perdere di Shel Shapiro abbinato con i Rogues, e appunto la canta lui abbinato ai Rogues. Dopo questo Sanremo si può dire che Dalla comunque inizia e attraversa in maniera proprio più diretta la sua stagione beat. Pubblica dei brani un po' meno ambiziosi, fra cui posso citare Luce dove vai e Il cielo, con cui partecipa al Festival delle Rose. Però qui c'è una vittoria e vince in special modo il premio della critica.
Dunque, dovete sapere che Lucio Dalla era molto stravagante, l'eccentrico per definizione, schierato politicamente a sinistra, idee che di certo non ha mai nascosto. Ha avuto però molti screzi con vari gestori dei locali proprio appunto per le sue attitudini pittoresche. Per farvi un esempio, galline al guinzaglio, poi ho trovato andare sul palco a piedi scalzi, poi proprio perché era stato rimproverato che era salito sul palco a piedi scalzi e aveva deciso di pitturarsi i calzini sui piedi appunto nudi. Andiamo avanti, andiamo nel 1968 in cui partecipa come cantante narratore al film Franco Ciccio e le vedove allegre e canta canzoni, due canzoni, Il cielo e Dire che ti amo. Poi l'anno dopo, quindi 69, ottiene una sigla nel programma Rai per bambini, Gli eroi di cartone, e la canzone che viene scelta si chiama Fumetto. Nel 1970 incide il secondo album, Terra di Gaibola. Il nome deriva da un sobborgo collinare di Bologna. Le vendite del disco risulteranno piuttosto scarse. Contiene come brani Occhi di ragazza, portata al successo poi da Morandi. Nel 1971 presenta a Sanremo 4 marzo 43, arrivando terzo. Il titolo originale, Gesù Bambino, fu giudicato irrispettoso. In più, la storia di una ragazza madre che ha un figlio da un soldato alleato portano alla modifica dello stesso, che viene sostituito con la data di nascita di Dalla, pur non essendo una canzone autobiografica. Quel Gesù Bambino, fra donne di facile costumi e vino, per nulla rassomigliante a quello del Vangelo, è indigesto all'Italia bigotte cattolica dell'epoca. Esistono delle rivisitazioni in portoghese, francese, curato da Dalida, e giapponese. Quindi esce l'album Storie di casa mia, il primo a riscuotere successo. Il disco contiene molte canzoni che lo proiettano tra i grandi della musica italiana. La musica qui è più semplice, segue il modello folk di Guccini e De André, ed i testi toccano argomenti di natura sociale. Dalla diventa non solo un cantante d'evasione, ma anche una voce attraverso cui riflettere e pensare. Tra i brani che vi segnalo, La splendida, La casa in riva al mare, Il gigante e la bambina, dialogo metaforico di un marinaio al suo capitano. In seguito l'artista spiegherà la canzone come una metafora della ribellione del proletariato verso gli industriali. Nel 1972 è ancora a Sanremo con la commovente Piazza Grande, dedicata a un senzatetto realmente vissuto, la cui musica è scritta assieme a Ron. Inizialmente il brano viene indirizzato a Gianni Morandi. Dalla però non vuole rinunciare al pezzo e riesce a presentarsi al festival, resistendo alle pressioni della sua casa discografica, che peraltro vorrebbe intitolare il brano Canal Grande. Una curiosità è che la piazza che dà il titolo al brano non è Piazza Maggiore, ma Piazza Cavour. Divenuta nel tempo un classico della musica italiana, a Sanremo non raggiunge la posizione sperata, classificandosi ottava. Nel 1973 inizierà una nuova collaborazione con il poeta bolognese Roberto Roversi, definita dalla critica, cito, fondamentale per lo sviluppo in Italia delle canzoni di autore. L'incontro con il poeta accentuerà ancora di più l'impegno politico e di riflessione del musicista. Difatti Roversi è intellettuale marxista e fondatore, assieme a Pasolini e Fortini, della rivista letteraria Officina. Uscì quindi nel 73 Il giorno aveva 5 teste,
opera sperimentale e di difficile interpretazione, dai continui cambi musicali con suoni spiazzanti ed eccentrici. Nel 1975 esce l'album Anidride solforosa, di cui la stessa è una canzone ecologista in netto contrasto con la civiltà computerizzata. Poi partecipa al Festival del Proletariato Giovanile, promosso dalla rivista Renudo, tenutosi a Milano al Parco Lambro, con alcuni tra i maggiori esponenti della musica italiana. Sono anni in cui arte e musica si mescolano reciprocamente nell'impegno civile e politico. Per esempio, farà spettacoli teatrali all'interno di varie fabbriche, portando le sue canzoni ad un preciso e determinato pubblico, fatto di lavoratori e operai. Qui usa linee melodiche eccentriche, rumori e suoni, storie spiazzanti e interpretazioni vocali di impronta jazzistica, tutte giocate su improvvisazioni e cambi di registro che fanno di lui un genio avanti anni luce. Nel 1976, ultimo atto della coppia Dalla-Roversi, è lo spettacolo teatrale Il futuro dell'automobile e altre storie, e l'album Automobili, la cui punta di diamante è Nuvolari. Spinto dalla casa discografica a pubblicare alcune canzoni dello spettacolo, contro però il volere di Roversi, la questione porta quindi alla fine della collaborazione fra i due. Nel 1977 Dalla diventa paroliere di se stesso, si ritira alle Isole Tremiti e da qui, punto importantissimo, diviene referente unico per la sua musica. Pubblica perle come ad esempio l'album Com'è profondo il mare, che con l'omonima canzone prende di mira il concetto di potere. Qui il mare è metafora della libertà di pensiero. Poi la geniale e bizzarra Disperato erotico Stomp, che inizialmente non fu colta, ma poi fortunatamente ampiamente rivalutata, forse a causa del fatto che il pubblico arrivava dal periodo Roversi e non aveva compreso la trasformazione di Dalla come autore dei suoi brani. Nel 78 incide con De Gregori la canzone Ma come fanno i marinai. Un anno dopo, nel 79, pubblica l'album Lucio Dalla, contenente canzoni simbolo del cantautore, divenute ben presto molto popolari. Ricordiamo ad esempio Anne Marco, la splendida L'ultima luna, la delicata e soft rock Stella di mare e poi, cantata con De Gregori, Cosa sarà, su musica di Ron. A chiudere il disco del 79, una delle sue canzoni manifesto, L'anno che verrà. Qui il tramonto delle utopie sembra chiudere perfettamente il decennio degli anni di piombo. Al culmine della popolarità, Dalla parte assieme a De Gregori per il tour evento di Banana Republic, dal quale saranno tratti 2 live e un film. Si chiudono dunque qui gli anni 70. Anni 80. Gli anni 80 sono trionfo puro, record di vendite e consensi. Alla fine del 1980 arriva un altro disco, Dalla, un vero rock d'autore, piazzandosi subito in vetta alle classifiche. Canzoni da ascoltare sono, prima di tutti, Futura, parla d'amore, in particolar modo di un amplesso, poi Cara e, dedicata alla nostra capitale, La sera dei miracoli. Altro singolo perno dell'album è Balla balla ballerino, il quale messaggio è di positività. Altro fatto da ricordare è la genesi di Futura. Lucio si trovava a Berlino e, non avendo mai visto il muro, andò al famoso punto d'incontro fra est e ovest, il Checkpoint Charlie. Citando le parole dell'artista, in quella mezz'ora scrissi il testo di Futura, la storia di questi 2 amanti, uno di Berlino Est
l'altro di Berlino Ovest, che progettano di fare una figlia che si chiamerà Futura. Nel 1981 pubblica Q-Disc e Telefonami fra 20 anni, che è il brano di maggior successo. Parla di ossessione telematica e prende di mira alcuni tra gli oggetti come il telefono e la TV, simbolo della comunicazione di massa. Altri brani sono Ciao a te, dove si incontrano ironia e riverenza, e blues malinconico Madonna disperazione. Sempre in quell'anno intraprende una carriera parallela con gli Stadio, assieme a Gaetano Correri. Il nome della band ha origine durante il tour Banana Republic. Nel contempo, Carlo Verdone gli dedica il proprio film Borotalco, dove una ragazza cerca in tutti i modi di conoscerlo, quale suo idolo musicale. Per il lancio del film uscirà la canzone Grande figlio di P, scritta da Dalla, Correri e Pezzoli, grazie alla quale vinceranno il David di Donatello e il Nastro d'Argento per la miglior colonna sonora originale lo stesso anno. Proprio nell'83 esce l'album 1983, sempre assieme agli Stadio. Dalla però non è soddisfatto da questo lavoro perché dichiara, e cito: "L'errore fu centrare il disco sul mio personaggio". Poi prosegue: "Il soggetto delle mie canzoni è sempre stato la gente. Non ho mai soggettivizzato tranne in episodi volutamente ironici, come Disperato erotico Stomp". Nel 1984 abbandona gli Stadio e collabora con Mauro Malavasi, accentuando ulteriormente la ritmica degli arrangiamenti, perché Malvasi arrivava dalla dance. Il risultato è Viaggi organizzati, l'omonima canzone, la hit Tutta la vita, è cantata dal vivo dall'amico De Gregori, in cui Dalla sembra fare ironicamente le somme sul suo destino. Altri brani da segnalare per l'ascolto: Tu com'eri, Washington e Stornello. Nel 1985 torna a incidere con gli Stadio e a inizio 86 esce Bugie, disco di platino. Il pezzo trainante è Se fossi un angelo. Vi menziono inoltre Soli io e te, Reboot, Look, che è autobiografica, e Chissà se lo sai, molto romantica. Nel 1986 parte in tournée con gli Stadio. Iniziò una seconda vita per Lucio, esibendosi anche negli Stati Uniti, culminando con l'evento speciale al Village Gate di New York il 23 marzo dell'86. Da tale concerto venne estratto il doppio album live dall'America Caruso, il cui unico inedito fu il brano Caruso, dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Con questo pezzo il successo di Lucio divenne veramente globale, tradotta in moltissime lingue e reinterpretata anche da molteplici artisti internazionali. Vince un altro disco di platino e la targa Tenco come miglior canzone. Nel 1988 si forma un'altra accoppiata vincente, Dalla e Morandi. Insieme scrivono l'album Dalla Morandi, a cui segue una trionfale tournée nei più affascinanti luoghi d'arte d'Italia. Numerose le tracce da ricordare, in primis Che di chi erano i Beatles e C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, poi il 2000, Un gatto e il re, Che cosa resterà di me, scritta da Battiato, Cuori di Gesù con musica di Cocciante ed Emilia con Guccini. Terminano qui gli anni 80. Anni 90. Nel 1990 esce Cambio, il cui titolo lascia ben intendere il desiderio di Dalla di ridefinire nuovamente la sua immagine. Inizia la fase pop che lo accompagnerà per tutti gli anni 90. Il disco, trainato dal singolo Attenti al lupo, scritto da Ron, vende oltre 1,5 milioni di copie, uno degli album italiani più venduti di sempre.
Originariamente il brano avrebbe dovuto cantarlo proprio Ron, ma Dalla insistette per poterlo interpretare. La grande intuizione che ebbe Lucio risiede nell'idea di teatralizzare il brano, inserendo un balletto molto simpatico da rifare. Ricordo che all'epoca lo si ballava praticamente ovunque. Nell'album è anche presente Comunista, già scritta in passato con Roberto Roversi, con un testo però leggermente modificato dallo stesso Dalla. Nel 1993, dopo il live Amen, esce il nuovo LP Enna, contenente la canzone omonima. Dalla la considererà sempre una fra le sue preferite. Il lancio del videoclip di Enna avverrà nella trasmissione Roxy Bar condotta da Red Ronnie. Sempre nel 1993 riceve il premio Liberex Montale, sezione Poetry for Music. Qui incontra le poetesse Alda Merini e Leandra D'Andrea, con cui stringerà amicizia e le quali, in seguito, saranno autrici di una poesia dedicata a lui. Nel 1996 esce Canzoni. L'album è trainato dal singolo Canzone, il cui testo è stato scritto insieme a Samuele Bersani e il cui videoclip fu girato a Napoli. Seppur meno ispirato rispetto ai lavori precedenti, l'album venderà complessivamente 1.300.000 copie, bissando il successo di cambio. Il disco contiene anche un rifacimento di Disperato Erotico Stomp. Nello stesso periodo è da ricordare una delle sue tante incursioni nella musica colta e accademica, con la messa in scena di Pierino e il gruppo di Sergei Prokofiev. Mesi più tardi passa alla dance, pubblicando la raccolta Lucio Dalla Dance Remixes, 10 successi remixati da famosi DJ dell'epoca. Nel 1998 collabora nuovamente con Roversi, scrivendo le musiche dello spettacolo Enzo Re, che verranno pubblicate nel 2013. Nel 1999 riceve la laurea honoris causa all'Università di Bologna in lettere e filosofia. Pubblica Ciao, doppio disco di platino. Sono da ricordare brani quali What a Beautiful Day, Trash e altri di natura più intimista come Non vergognarsi mai, La e Scusa. Vi è pure un rifacimento della sua vecchia 1999 per salutare la fine del millennio. Il relativo tour registrerà ovunque il tutto esaurito. Terminano qui gli anni 90. Anni 2000. Nel 2001 esce Luna Matana, anticipato dal singolo siciliano con la voce di Carmen Consoli. Una delle canzoni dell'album, Kamikaze, con Grignani alla chitarra, è da molti interpretata come reazione agli attacchi terroristici dell'11 settembre, ma in realtà, come Dalla stesso dichiarerà, si riferisce allo scenario della Seconda Guerra Mondiale. Il 2003 è un altro anno chiave, infatti, grazie alla sua curiosità, decide di inoltrarsi nella musica lirica, inscenando e componendo la sua Tosca Amore disperato, tratta dal capolavoro di Puccini. Dallo spettacolo ha poi estrapolato e interpretato anche l'omonimo brano Amore disperato, con la partecipazione di Mina. La traccia è presente nell'album Lucio, uscito nello stesso anno. Nel 2006 pubblica una raccolta di tutti i suoi grandi successi in un triplo cofanetto, 12.000 lune. Nel febbraio del 2007 inizia a collaborare con Marco Tutino, direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna, e con il produttore discografico Gianni Salvioni per un progetto sul Pulcinella di Stravinsky. Quest'opera è abbinata all'Arlecchino di Ferruccio Busoni,
che vede come primo attore Marco Alemanno, di cui parleremo più tardi nella sezione Vita privata. La scelta di addentrarsi sempre più nel melodramma è così motivata. Cito: «È stata una reazione al sistema culturale che viene imposto a tutti, un sistema basso, bassissimo, una risposta al network assolutista che pretende di governare i nostri desideri e non farci pensare. Se il ritmo frenetico in cui tutti siamo invischiati non consente di pensare, altrimenti consumeremo di meno. Allora ho voluto tentare l'operazione contraria e ho scelto l'Arlecchino di Busoni per portare il bello e far riflettere chi lo viene a vedere». Dalla non abbandona la musica leggera, anzi, nel giugno dello stesso anno esce Il contrario di me. Da ricordare le canzoni Due dita sotto il cielo, dedicata al campione Valentino Rossi, il brano Inri e poi Rimini e Malinconia d'ottobre. Nel 2008 mette in scena l'opera del mendicante di John Gay, Ballad Opera, un genere di teatro musicale sviluppatosi nell'Inghilterra del XVIII secolo come reazione al melodramma di corte di stampo italiano. Dalla vi ha portato modifiche al testo originale, spostandolo dalla vecchia Londra alla Bologna odierna. Le musiche e i dialoghi si alternano. Il musicista torna con una doppia pubblicazione dal vivo, Lucio Dalla Live, La neve con la luna, che include la registrazione del concerto all'Europa Auditorium di Bologna del 19 novembre del 2007. Nel 2009 parteciperà ad alcuni programmi TV, Che tempo che fa, Mattino 5 per la rubrica Pillole di classica, e quell'estate partecipa anche al Festival Teatro Canzone in onore di Giorgio Gaber, recitando assieme a Marco Alemanno il brano Io mi chiamo G. Esce quindi l'ultimo album Angoli nel cielo. Oltre al singolo Puoi sentirmi, altri titoli che vorrei ricordare sono Questo amore, gli anni non aspettano e infine la più che riuscita Fiuto, cantata assieme all'attore napoletano Tony Servillo. Gli anni 2010. A più di 30 anni dal tour di Banana Republic, Dalla e De Gregori tornano ad esibirsi assieme in una serie di concerti dal vivo che registrano il tutto esaurito. Nome del progetto Work in Progress, che continuerà per tutto il 2010 e buona parte del 2011. Degna cornice è anche la loro partecipazione al concerto del 1° maggio in quell'anno. Difatti, la loro esibizione è la punta di diamante dell'evento. Il riassunto di questi numerosi concerti avviene con la pubblicazione del doppio album dal vivo con 29 tracce che raccontano l'intera storia musicale dei due cantautori. Nell'album sono contenuti anche 3 inediti: Non basta saper cantare, Gran Turismo e Gigolò. L'8 novembre 2011 esce quello che sarà purtroppo il suo ultimo disco pubblicato, Questo è amore, un doppio CD che contiene solo canzoni d'amore scritte fra il 71 e il 2009. È presente l'inedito Anche se il tempo passa, amore, poi un rifacimento di Mary Lewis, cantata in coppia con Mengoni, Anima e Core e La leggenda del prode Radames, un brano preso dal repertorio anni 40 del quartetto Cetra e riarrangiato. Il 14 febbraio 2012 ritorna sul palco del Festival di Sanremo, a 40 anni dall'ultima partecipazione, accompagnando il giovane cantautore Pier Davide Carone con il brano Nani, del quale è coautore. In questa occasione Lucio è sul palco sia come cantante che come direttore d'orchestra. Si aggiudica il 5° posto.
Il 27 febbraio, da Lucerna, in Svizzera, parte la sua nuova tournée europea, che fa tappa la sera seguente a Zurigo e il 29 febbraio a Montreux, con l'esibizione nell'Auditorium Stravinsky Concert Hall, teatro del suo ultimo concerto. La morte. Lucio Dalla muore improvvisamente a causa di un infarto il 1 marzo 2012, 3 giorni prima del suo 69esimo compleanno, a Montreux, presso l'Hotel Plaza. Marco Alemanno, suo collaboratore, lo trova per primo pochi minuti dopo. Il giorno seguente, il feretro viene trasferito alla residenza bolognese dell'artista in via d'Azeglio. La città proclama il lutto cittadino, come anche il comune delle Isole Tremiti, residenza estiva del cantautore. Le spoglie del cantante vengono sepolte dapprima nel cimitero monumentale della Certosa di Bologna, poi, a fine 2013, la salma viene cremata e lasciata sempre alla Certosa, dove riposano, tra gli altri, il poeta Carducci e il pittore Morandi. Sulla lapide è incisa l'ultima frase della sua canzone cara, che recita: «Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia». Vita privata. Lucio Dalla della vita privata non ha mai detto granché e non è mai, tra l'altro, trapelato nulla. L'artista, difatti, è sempre riuscito a mantenere il più stretto riserbo sulle sue relazioni. «Non ho nessuna confessione da fare», dichiarò. Insomma, ci ha sempre parlato d'amore nelle sue canzoni, ma mai apertamente nel suo, celato fra le parole delle sue opere. Discorso a parte, invece, per le idee politiche. Dalla si è sempre proclamato di sinistra, partecipando nel tempo a varie manifestazioni e feste dell'unità. Riguardo al credo, in più interviste ha dichiarato di professare la fede cattolica. Molteplici sono state le considerazioni sulla sua presunta omosessualità, mai effettivamente confermata dallo stesso artista. Si parla, ad esempio, di una relazione fra lui e Ron, anche questa mai confermata e smentita. Inoltre, dopo la morte, è stata divulgata la notizia di una sua relazione con Marco Alemanno, suo collaboratore con cui coabitava a Bologna. Gli amici più intimi, compreso Ron, la smentiscono. Durante i funerali, inoltre, il giovane Alemanno ha recitato un discorso molto commovente e si è dimostrato afflitto e distrutto. In seguito alla morte, però, Marco si è trovato invischiato in questioni spiacevoli legate all'eredità, a causa degli unici eredi, dei cugini di quarto grado, che si sono fermamente opposti alla possibilità di dare ad Alemanno ciò che Lucio gli avrebbe voluto lasciare. Purtroppo, non disponendo di un testamento, la cosa non è stata nemmeno presa in considerazione. Ho trovato anche alcuni articoli di cui si parla di una donna che sarebbe stata l'amante segreta per molti anni, circa una decade, di cui però non esiste nient'altro che queste poche parole. Considerazioni mie finali. Concludendo, io penso che quel che interessa principalmente di Lucio Dalla è la sua anima come artista, immensa, genialoide e in perenne evoluzione. Ho volutamente iniziato questo percorso parlando di lui perché mi ha regalato nel corso della vita una gamma infinita di emozioni. Se anche per te è stato così, scrivimelo nei commenti. Io vi do appuntamento nel prossimo video con un altro artista di questo calibro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Io sono Ale e questo è Biografie, Vite e Opere. Grazie e buona vita a tutti. Ciao!